Ciao a tutti e bentornati nella mia cantina. Quest'oggi andiamo a realizzare questo che vedete alle mie spalle, ovvero una prolunga per il banco sega della Ryobi con un mobilettino per sostenerlo con un paio di cassettini e un banco dietro per quando farò i tagli lunghi. Mi raccomando ragazzi, iscrivetevi al canale per tutti i prossimi video, se i miei contenuti vi piacciono potete anche lasciare un mi piace e sotto nei commenti lasciatemi una vostra impressione, anche una critica costruttiva è ben accetta. Vi lascio la realizzazione.
ragazzi, anche il progetto di oggi è andato a buon fine. Come avete potuto vedere in video abbiamo aumentato la nostra larghezza di taglio, velocità di taglio fino a 1,10 m circa. La guida funziona decentemente, funziona abbastanza bene per essere un pezzo fatto a mano. La realizzazione di questo pezzo ho preferito farla nel posto dove lavoro, che ho macchinari decisamente più precisi di questo banco sega, lo volevo fatto in un certo modo. Mi dispiace che non abbiate potuto vedere la realizzazione, ma comunque è abbastanza semplice. Si tratta di un taglio a 45 gradi angolato e uno scavo nel mezzo, si può fare tranquillamente anche con un banchetto sega come questo e un rifilatore. Quello che mi ha fatto cambiare idea è stato che questo pezzo l'ho voluto di faggio perché sarà sottoposto a un forte stress, diciamo, causato dallo stringimento della guida, e quindi ho preferito farlo in questo modo. Per il resto, nei cassetti sono andato a posizionare vari elementi del banco sega che non userò soventemente, quindi la guida goniometro, la guida parallela e la protezione sopra. Una mascherina antipolvere, sempre utile, al di sotto cuffie antirumore e occhiali. Quando utilizzate macchine di questo tipo, ragazzi, mi raccomando, sempre i DPI, sempre. Bene ragazzi, se anche il progetto di oggi vi è piaciuto, io spero che sia così, mettete un bel mi piace e iscrivetevi al mio canale. Questa settimana altri 2 video del rifilatore che avete potuto vedere in questo video qui, farò l'unboxing, i test e le prime impressioni, e il video dell'impiallacciatura che avevo annunciato la settimana scorsa. E come sempre, alla prossima!